Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi farò la ricetta della pasta alla genovese. Per quanto riguarda lo spezzatino con le cipolle, la ricetta l'avete già sul nostro canale YouTube, però vi posso dire di nuovo gli ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di un bel pizzico di sale, abbondante olio, e noi ovviamente usiamo l'olio del gruppo Caro, che esalta i sapori e soprattutto non li copre. È un olio buonissimo, spremuto a freddo. Andate sul loro sito, controllate bene tutti i prodotti che hanno e vi posso assicurare che non cambierete più olio e prenderete tantissime cose buone. Hanno di tutto: patè d'olive, patè di pomodori secchi, olive di tutti i tipi. Andate a vedere. Comunque, dicevamo, allora, io qua ho 700 grammi di cipolle e 700 grammi di spezzatino. Io ho preso il muscolo, che viene sempre molto più tenero. Ovviamente userò un tipo di pasta che piace a me, cioè i fusilli, però nella ricetta originale di solito ci vanno gli ziti o zite. E vi consiglio di usare una pentola a pressione. Perché? Perché tutti i sapori rimangono all'interno e quindi non vengono dispersi nell'ambiente, nel senso le cipolle si mescolano bene alla carne, eccetera, eccetera, e oltretutto risparmiate tempo. Quindi adesso andrò a fare lo spezzatino e poi ci vediamo qui. Ogni tanto vi faccio vedere vari step, va bene? Sbuccio le cipolle ovviamente e le faccio fine fine. A fra poco. Una cosa, ci andrebbe anche del vino bianco o rosso, dipende. Sarebbe meglio rosso, ma se non l'avete va benissimo anche bianco. Ora, questo comunque è sempre a discrezione, perché se a voi non piace il vino nello spezzatino potete eventualmente non metterlo e magari mettete, non so, del brodo o dell'acqua, ne basta un bicchiere. Va bene? A dopo. Eccoci qua, missione compiuta, cipolle tagliate. Ragazzi, sto piangendo calde lacrime, vi posso assicurare, perché come al solito dimentico di mettere le cipolle mezz'ora prima nel frigo. Bastano anche 10 minuti nel freezer e poi in quel modo è come se andasse a congelare proprio gli afrori che escono fuori dalla cipolla e non vi farà lacrimare. Io invece ho lacrimato, vabbè. Detto questo, ho messo anche l'olio, ne ho messo un bel po'. Calcolate che ne ho messo 2 dita di un bicchiere. Ora vado a mettere il sale. Scusate, ma non c'è tato, quindi devo fare tutto con una mano e non è facile. Un paio di cucchiaini, in questo modo. Metto tutto insieme, la ciccia. Non faccio soffriggere le cipolle. Se volete potete farle soffriggere, però vi posso assicurare che così viene benissimo. Metto il vino, se avete ovviamente una pentola a pressione. Se avete una pentola normale fate soffriggere le cipolle. Metto il coperchio eccolo qui e tra una ventina di minuti vado a controllare la situazione, ok? Ci vediamo tra 20 minuti. Eccoci, siamo a metà cottura del nostro spezzatino. Adesso io vado a rimettere il coperchio e lo vado a mandare avanti per altri 20 minuti. Finora è stato su 20 minuti, va bene? Dopodiché è pronto. Vedete l'acqua? Quella è tutta uscita fuori dalle cipolle, ok? Quindi non serve mettere tantissima acqua come vi dicevo prima, basta un bicchiere di vino. Ci vediamo dopo. Eccolo qui, il nostro spezzatino, o meglio genovese, è quasi pronto. E adesso facciamo asciugare un pochino il sugo, quindi alzo un pochino la fiamma e lo lascio fino a che non si toglie questo liquidino in eccesso, deve diventare quasi una crema, va bene?
Dopodiché andrò a condirci la pasta, quindi vado a mettere sull'acqua della pasta. A dopo. Ragazzi, che meraviglia! È arrivato anche lui, Sono arrivato anche io, appena in tempo sono arrivato. in tempo per mangiarla. E adesso non rimane che assaggiarla. Eh sì, guarda, ti do un bel pezzettino di spezzatino, hai visto com'è tenero? Si taglia con la forchetta. Perché poi, da di quello che sughetto. so, nella ricetta della genovese non si deve vedere la cipolla, No, si deve solo sentire. deve diventare una crema. Si sta facendo tutti i gesti con le mani come al solito, non te vedono. La carne è tenerissima e il sapore è divino. No, vino ce n'è poco. Ragazzi, continuate a seguirci e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti!